Bentornati in questo nuovo video. Ho acquistato una decina di questi motori SG90 e avevo bisogno di testarli per un progetto abbastanza complesso che ne richiederà diversi, quindi avevo bisogno di un tester prima di poterli montare nel mio progetto. Ho deciso così di realizzare un servo tester grazie ad Arduino che mi permetterà di testarli comodamente uno alla volta senza dover scoprire durante il progetto che magari uno di questi era difettoso. Ho realizzato per prima cosa il progetto su Tinkercad, che è un software gratuito che ci permette di effettuare delle simulazioni con Arduino senza utilizzare il vero Arduino. Dopodiché ho realizzato il circuito con Arduino e ho verificato che il tutto funzionasse, ma non voglio annoiarvi troppo e quindi vi auguro una buona visione. Come prima cosa ho disegnato il circuito su questo software gratuito che si chiama Autodesk Tinkercad. Lo trovate online a www.tinkercad.com. Apro il progetto Arduino Servo Tester e facciamo modifica questo. Come si vede ho disegnato su breadboard tutto il circuito utilizzando gli oggetti che si trovano qui sulla destra. Qui troviamo tutti i componenti più diffusi, comprese alcune board, come in questo caso ho utilizzato un Arduino Uno, ma è possibile utilizzare anche altre board simili. Dopo aver disegnato il circuito possiamo addirittura andare a incollare il codice che troverete qui nel video in allegato e andare a fare una simulazione senza quindi utilizzare un vero Arduino. Quindi facciamo avvia simulazione ed ecco che parte con il LED rosso acceso. Questo significa che attiva la modalità manuale e infatti agendo sul potenziometro vedremo il servo muoversi di conseguenza. Adesso premendo il pulsante passeremo alla modalità 2, LED giallo acceso, modalità neutra, cioè posizione centrale del servo. Ripremendo il pulsante passeremo alla modalità automatica. In questo caso il servo si sposterà da 0 a 180 gradi e viceversa. A questo punto siamo pronti per andare a realizzare il nostro circuito vero e proprio. Siamo pronti per collegare il servo. Il GND va sul marrone del servomotore, il segnale arancione va sull'arancione e il positivo va sul rosso. Adesso collego la USB di Arduino per alimentarla e come vedete si attiva la modalità 1 LED rosso, modalità manuale. Eccolo qui che spostando il potenziometro il servomotore seguirà la stessa direzione. Passiamo alla modalità 2, quella neutra, che posizionerà il servo esattamente al centro. Una nuova pressione ci porterà nella modalità automatica e quindi il servo varierà da 0 a 180 gradi. Quindi questo servo funziona perfettamente. Basterà tenere premuto poi il pulsante fin quando il servo non si ferma per ritornare all'inizio. Adesso voglio testare quest'altro tipo di servomotore, un MG996R, ed essendo un servomotore che richiede molta più corrente rispetto all'SG90, come possiamo vedere anche dal datasheet, infatti richiede almeno 500 mAh, dovremo fornire quindi un'alimentazione separata. Quindi colleghiamo quest'altro servomotore, negativo con il marrone, linea dati è sempre l'arancione,
mentre per l'alimentazione non ci servirà più questo cavo che arriva direttamente da Arduino, ma andremo a utilizzare un alimentatore esterno. Quindi colleghiamo il positivo con l'alimentatore esterno. I GND ovviamente dovranno essere in comune, quindi colleghiamo il GND dell'alimentazione esterna con il GND della breadboard. Colleghiamo quindi l'alimentazione di Arduino con USB, accendiamo l'alimentatore a 7V 2A e siamo già in modalità 1, quella manuale. Andiamo a posizione neutra e poi in modalità automatica da 0 a 180 gradi. E siamo giunti alla fine anche di questo video, spero che vi sia utile, che non vi abbia annoiato troppo, e vi ricordo che troverete i link di tutto il materiale utilizzato e del programma Tinkercad qui sotto in descrizione. Se vi va lasciatemi un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!